Questo dipinto del pittore inglese Thomas Gainsborough è un raffinato esempio di ritratto animale nel Settecento. Il cane, probabilmente uno Spitz o un piccolo Pomerania, è raffigurato con grande attenzione alla morbidezza del pelo e alla luce che ne modella il volume. Gainsborough, celebre soprattutto per i ritratti aristocratici, applica qui la stessa sensibilità con cui dipingeva i suoi nobili. Il cane appare isolato su uno sfondo neutro, leggermente scuro, che fa emergere la luminosità della pelliccia. L'artista utilizza una pennellata fluida e vaporosa, tipica della pittura inglese del periodo. L'animale è rappresentato con un atteggiamento vigile ma tranquillo, orecchie attente, sguardo diretto, postura composta. Non si tratta solo di una descrizione naturalistica. Gainsborough cerca di restituire la personalità dell'animale, quasi fosse un vero ritratto psicologico. Il dipinto testimonia anche la crescente diffusione nell'Inghilterra del XVIII secolo della passione aristocratica per le razze canine e per la loro rappresentazione artistica. Il pittore francese Jean-Baptiste Audry fu uno dei più importanti specialisti nella rappresentazione di animali nel XVIII secolo. Miss et Lutin raffigura due cani da caccia appartenenti probabilmente alla corte reale francese. I due animali sono dipinti con un naturalismo sorprendente. Muscolatura tesa, sguardo attento, posizione pronta al movimento. Audry era celebre per la sua capacità di osservazione diretta. Gli animali non sono simboli astratti, ma individui riconoscibili, quasi ritratti. Il paesaggio naturale in cui sono inseriti crea un'atmosfera di vita all'aria aperta e attività venatoria, molto cara all'aristocrazia europea. L'opera dimostra come nel Settecento la figura animale diventi un genere autonomo, capace di competere con il ritratto umano per dignità artistica. Gerrit Dou, allievo di Rembrandt, è noto per le sue piccole opere di grande precisione. Il dipinto raffigura un cane addormentato in una posa naturale domestica. L'animale è raccolto su se stesso, con il muso appoggiato sulle zampe. La scena è caratterizzata da dimensioni ridotte, grande accuratezza dei dettagli, uso magistrale della luce. Dou apparteneva ai cosiddetti Finschilders, pittori olandesi specializzati in opere minuziose. Il cane addormentato diventa quasi un esercizio di osservazione. La pelliccia, la luce che sfiora il corpo e la quiete della scena trasmettono un senso di intimità domestica. Il fiammingo Franz Snyder fu uno dei grandi specialisti della pittura animale barocca. In questa composizione il pittore abbandona la calma osservazione naturalistica per rappresentare un momento di violenta energia. I cani sono raffigurati mentre combattono, corpi intrecciati, denti scoperti, movimento convulso. Il dinamismo è accentuato dalla composizione diagonale e dalla tensione dei corpi. Snyder era maestro nel rappresentare l'energia animale e la brutalità della natura, temi molto presenti nella pittura fiamminga del Seicento. Il disegno di Pisanello è uno dei più affascinanti studi animali del primo Rinascimento. Il cane è rappresentato di profilo, con museruola e collare. Il tratto è estremamente preciso e mostra l'attenzione rinascimentale per l'osservazione diretta della natura. Non è un semplice schizzo. La linea è elegante, la forma è calibrata, il profilo è quasi araldico. Questo tipo di studi serviva spesso agli artisti per preparare scene più complesse. Il disegno testimonia l'interesse rinascimentale per la descrizione scientifica degli animali. Il realista francese Gustave Courbet rappresenta due levrieri con grande intensità. Gli animali sono raffigurati con precisione anatomica e forza plastica. Il loro corpo slanciato e muscoloso suggerisce velocità e nobiltà. Courbet evita idealizzazioni, il suo obiettivo è restituire la verità della natura, principio fondamentale del realismo. I cani diventano quasi monumentali, trattati con la stessa dignità dei soggetti umani. Winslow Homer è uno dei grandi interpreti della pittura americana dell'Ottocento. I cani sono raffigurati su una barca durante una battuta di caccia. La scena è costruita con grande equilibrio tra figure animali, ambiente naturale e luce atmosferica. Homer riesce a catturare l'attesa del momento prima della caccia, quando l'energia degli animali è pronta a esplodere. Il dipinto racconta il rapporto tra uomo, natura e animali nella cultura americana del tempo. Il pittore espressionista Franz Marc vedeva negli animali una purezza spirituale perduta dall'uomo moderno. Il cane è rappresentato con colori intensi e forme semplificate. Il paesaggio innevato diventa quasi astratto, fatto di campiture cromatiche pure.
Mark utilizza il colore in modo simbolico, non per imitare la realtà, ma per esprimere uno stato emotivo. Il cane diventa quindi una figura quasi spirituale, immersa in un mondo naturale e armonioso. Il futurista Giacomo Balla usa il cane come soggetto per studiare il movimento moderno. Il piccolo bassotto è rappresentato con zampe e coda moltiplicate. Questo effetto visivo suggerisce la rapidità del passo. L'opera si ispira alle fotografie cronofotografiche che analizzavano il movimento. Il cane diventa così un esempio perfetto del principio futurista, rappresentare la dinamicità della vita moderna. Lo street artist britannico Banksy rende omaggio al celebre cane stilizzato creato da Keith Haring. Il cane di Haring è una delle icone della cultura pop, una figura semplice, quasi infantile, ma carica di energia grafica. Banksy rielabora questa immagine inserendola nel contesto della street art contemporanea. L'opera gioca sul dialogo tra due linguaggi, la grafica pop degli anni '80, la critica urbana della street art. Il cane diventa così un simbolo culturale più che un animale reale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!